Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su CreoParametric 12. In questa lezione vi voglio parlare di alcune funzionalità sempre presenti in CreoParametric anche nelle sue vecchissime versioni che si chiamavano ProEngineer, delle funzioni che ci consentono di gestire in maniera ottimale l'albero delle feature, quindi la sequenza delle nostre funzioni di modellazione. In realtà queste funzionalità sono presenti anche in modalità assieme e in tutte le modalità tridimensionali, quindi anche nelle parti di lamiera ovviamente. Prima di cominciare, come al solito, vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare le notifiche. La funzionalità di cui vi voglio parlare è appunto la funzionalità sopprimi, che troviamo nella mini toolbar facilmente accessibile e sarebbe questa funzionalità qui, quindi vicino alle operazioni di modifica e modifica definizione, anche se in mezzo c'è un altro comando. Questa funzionalità di soppressione consente di fare un qualcosa di analogo all'elimina, però che ci consente di mantenere le proprietà della feature che erano state definite. In sostanza, il sopprimi ne elimina la geometria che è il risultato di quella funzione di modellazione, ma mantiene le proprietà di quella stessa feature, quindi tutte le sue caratteristiche, come possono essere anche lo sketch interno e le varie opzioni che sono state selezionate al suo interno. Vediamo immediatamente un esempio. Se seleziono questa funzione di modellazione, gli dico sopprimi, gli do un ok per conferma e noterete appunto che la geometria di quella feature è sparita, però la feature stessa me la trovo visibile nell'albero del modello e segnalata da questo rettangolino nero. Sappiate che potrebbe anche capitare che se sopprimete una feature questa non diventi più visibile semplicemente perché probabilmente avete selezionato un filtro dell'albero che consente, se non è spuntato, di non vedere le feature soppresse. Quindi se non ci fosse questo segno di spunta, tutte le feature soppresse non si vedrebbero. Se io faccio un'applica, noterete che sparisce la feature soppressa. In realtà, secondo me, è sempre comodo vederle, quindi è meglio che questo segno di spunta sia presente e in questo modo, se faccio applica, vedrò anche le feature soppresse. Detto ciò, una feature soppressa è sostanzialmente una situazione simile all'elimina, solo che con l'elimina noi perdiamo le informazioni relative a quelle feature. È vero che anche se eliminiamo una feature possiamo tornare indietro mediante l'annulla operazione, però se magari facciamo un'elimina, poi andiamo avanti con il nostro modello, poi ci rendiamo conto invece che volevamo riprendere quella feature, riutilizzarla, non potremo più farlo con l'annulla, mentre invece il sopprimi ci consente di farlo in qualsiasi momento lo desideriamo. Quindi se non siamo sicuri di eliminare quella feature, ma vogliamo magari provare altre strade di modellazione, allora ha senso sopprimere una o più feature per fare altri tentativi di modellazione o anche di assemblaggio, perché vi ricordo che questa funzionalità è presente anche negli assiemi. L'operazione contraria al sopprimi è l'operazione riprendi, che sarebbe questa, con questa iconcina. L'operazione riprendi appunto riprende completamente la feature soppressa con tutte le sue caratteristiche. In questo caso questa funzione di modellazione che io ho soppresso è una funzione di modellazione che non presentava dei figli, quindi altre feature dipendenti dalla stessa feature soppressa. Però può capitare invece che questo succeda, ovvero ad esempio se seleziono questa feature e la vado a sopprimere, in questo caso mi appare una finestra che se magari nessuno me l'ha spiegata mi potrei anche un pochettino spaventare, ma semplicemente questa finestra mi sta a indicare il fatto e me lo mostra anche evidenziandomelo nell'albero del modello, che la feature che io sto sopprimendo, che sarebbe questo foro, presenta una dipendenza, cioè ha un figlio, un'altra feature che dipende da lei. E quindi mi chiede cosa voglio fare con questo figlio, se voglio sopprimerlo oppure se voglio sospenderlo. L'operazione di sospensione è leggermente diversa dall'operazione di soppressione perché in genere l'operazione di sospensione mi mantiene la visibilità della geometria, anche se non sempre,
però mi mostra la feature attiva anche se evidenziata in rosso, che normalmente sta a indicare che appunto che quella feature è fallita, ovvero manca di alcune informazioni che ne consentono la realizzazione. E quindi teoricamente quelle funzioni andrebbero corrette o ricostruite. Quindi posso dirgli sopprimi tutto o potrei dirgli sospendi tutto. Se gli dico sospendi tutto e gli do un ok, noterò appunto che la feature che dipendeva dal foro che io ho soppresso viene evidenziata in rosso. In realtà in questo caso non viene mostrata a schermo, però vuol dire che non devo riprenderla, ma devo semplicemente ridefinirla perché essendo sparito il foro, probabilmente ha perso dei riferimenti, delle informazioni, probabilmente l'asse di rivoluzione, quindi gli dovrò dare un asse sostitutivo. Questa cosa probabilmente potrei vederla con il modifica riferimenti, che è quel tastino a forma di catena, e mi fa vedere che gli manca proprio un riferimento alla superficie laterale del foro e quindi dovrei dargliene un qualcuno di sostitutivo. Però in questo caso non lo faccio, quindi annullo questa correzione e riprendo semplicemente la feature foro. Altra cosa, questa finestra che noterete appunto quando sopprimo questo foro ha un aspetto leggermente diverso rispetto alle versioni precedenti di Creo Parametric. Non mi ricordo se è stata cambiata in Creo 10 o in Creo 11, dovrei verificarlo, però la funzionalità è la stessa, è semplicemente un po' più user friendly in questa nuova versione. Comunque in genere la vecchia finestra mostrava immediatamente una lista di feature dipendenti da quella che noi abbiamo soppresso e potevamo selezionarle tutte e facendo tasto destro sulla selezione di feature potevamo dirgli se sospenderle o sopprimerle. In realtà con questa nuova soluzione possiamo dirglielo immediatamente se sopprimere tutti i dipendenti oppure se sospenderli. Ok, noteremo che ad esempio se andiamo su questa feature e la andiamo a sopprimere, che è una delle prime, ovviamente mi trovo una bella lista di feature dipendenti e qua se vado su modifica dettagli potrei anche fare una gestione separata per le diverse feature. Potrei dire che alcune le voglio sopprimere, altre le voglio sospendere da questi menu a tendina che vediamo in corrispondenza di ciascuno. Ad esempio potremmo selezionare queste, fare tasto destro sospendi piuttosto che selezionare le altre e fare tasto destro sopprimi. Ma anche questa operazione la annulliamo. Altra funzionalità di cui voglio parlare, che forse anche questa, come il sopprimi, l'avrete notata in altri miei video, è la possibilità di muovere questa linea che si chiama linea di inserimento o punto di inserimento. Questa linea, se io ci vado sopra, come vedete appare questa mano che mi fa proprio capire che posso prenderla e trascinarla. In effetti se la prendo e la trascino in su, tutte le feature che rimangono sotto di lei vengono automaticamente soppresse. Quindi è un modo comodo per sopprimere tutta una serie di feature perché magari abbiamo la necessità a questa altezza dell'albero del modello di inserire una nuova lavorazione per poi riprendere la linea di inserimento e ritrascinarla nuovamente in basso. Questa stessa operazione, che su modelli molto lunghi e complessi potrebbe farci perdere un po' di tempo perché se l'albero è molto lungo il trascinamento verso l'alto potrebbe essere un po' più lento, questa stessa operazione si può fare senza il trascinamento ma semplicemente selezionando una qualsiasi feature dall'albero del modello e utilizzando una funzionalità che troviamo nel menu contestuale, ovvero questa, la funzionalità punto inserimento, che non fa altro che inserire la linea di inserimento sotto la feature che noi abbiamo selezionato. Per ritornare indietro, poi possiamo andare sulla linea di inserimento e premendo il tasto destro possiamo scegliere la voce esci da modalità inserimento. E quindi abbiamo di nuovo la ricostruzione dell'albero. Nuovamente posso anche fare tasto destro,
inserisci la linea di inserimento prima della feature che ti ho selezionato, in questo modo. E poi, ugualmente, tasto destro, esci da modalità inserimento. La modalità inserimento o lo spostamento della linea di inserimento io spesso lo utilizzo per analizzare e per studiare come è stato creato un modello con quale sequenza di feature. Ad esempio, vado qui, mi metto la linea di inserimento sotto questa che è la prima feature e poi un passo alla volta mi trascino e cerco di capire come appunto è stato costruito questo modello, con quale sequenza di feature, con quale logica. Questo è un modo che utilizzo spesso quando devo andare a analizzare la qualità di modelli fatti da altri. Ok, direi che a questo punto l'argomento l'abbiamo approfondito adeguatamente, quindi esco dalla modalità di inserimento e nel frattempo vi saluto e vi do un abbraccio a tutti e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!